Buondì, vi porto a vedere una cosa. Sembra ci sia un trattore qui a casa. Ta-da! Con questa cabina autoprodotta. Senti un po' questo... Il rombo. Facci sentire il rombo, Lea. Un bel posto quello per me suggerire. Bellissimo. Chiudi la porta, c'è corrente. Ma dove vuoi andare? Ti porto a fare un giro adesso. Vado piano perché lì c'è già subito una manovra difficile da fare. Mettiamo un po' di nafta. Esatto. È arrivata la nostra nuova creatura qua. Vieni poi qua a far vedere. Questo l'ho già fatto vedere prima. Same Mini Tauro 60. 60 cavalli di potenza pronti per sfrecciare nei nostri prati. E questo è un mezzo d'epoca, ovviamente, quello che potevamo permetterci. È un mezzo che avrà la mia età, più o meno 40 anni, sarà dell'83, 84, 85, giù di lì. 2500 ore originali, pochissime ore, usato pochissimo, tenuto veramente bene. Ha le gomme dietro praticamente nuove, quelle davanti un po' fruste, ma quelle davanti fanno ancora un po' di lavoro, poi piano piano le cambieremo, però intanto anche loro sono ancora abbastanza, un po' crepate, ma abbastanza in forma. La cabina autocostruita ovviamente dai vecchi proprietari, perché lui nasce senza cabina, però comunque al suo interno c'è l'arco omologato originale Same, e quindi tutto in regola. Quest'autunno gli diamo una bella riverniciata dappertutto. Facciamo una bella ristrutturazione quest'autunno, così da riverniciarlo bene, da aggiustare un po' questa cabina che era un po' rattoppata, rappezzata, così noi cercheremo di fargli delle saldature, di aggiustarla bene. Questa è una prima chicca, questo è un idroguida, lui nasce senza idroguida, quindi con volante molto duro. Era stata installata un'idroguida, quindi questo ci facilita tantissimo le operazioni. Un'altra cosa super comoda sono i due, ovviamente il sollevamento e tutto, i due distributori qui per olio idraulico per eventualmente attaccargli
tutto quello che può servire, dall'imballatore a un muletto per alzare le rotoballe, insomma tutto quello che può servire. Questo mezzo è doppia trazione Mini Tauro DT, quindi 4x4, c'ha la trazione integrale, per cui qualsiasi tipo di terreno e di superficie di pendenza non ci ferma nessuno. Poi vabbè, per altri dettagli interni avremo modo piano piano di farvi conoscere meglio questo mezzo. La pala ce l'hanno data in dotazione, ottima, utilissima per i nostri utilizzi, per trasportare letame, legna, pietre e quant'altro. Tutto funzionante, frecce con libretti a posto per andare anche su strada, tutto regolare. Ovviamente mezzi d'epoca così sono quelli alla nostra portata. Noi dobbiamo ringraziare principalmente Agribormida, come possiamo vedere qua, 1000° Savona. Qua c'è il numero di telefono. Enrico di Agribormida è stato veramente gentile, ci ha seguiti, ci ha spiegato tutto, ci ha insegnato tutto. Noi diciamo siamo abbastanza alle prime armi con mezzi del genere, per cui lui ci ha spiegato tutto, è stato veramente gentile, ce l'ha portato a casa con un suo camion. Per cui se avete bisogno di attrezzatura agricola, lui è super fornito, sia roba usata che roba nuova, che roba di piccolo utilizzo, fino ai trattori, lui c'ha tutto. Contattate Enrico di Agribormida, perché veramente, se vi capita di passare in provincia di Savona da queste parti, lui è veramente un ottimo rivenditore. Questi sono tasti? Ah no, non è touch, Nina. non è touch questo. Niente, ovviamente siamo contentissimi. E adesso pian piano capiamo un po' come usarlo bene. E l'idea è di procurarci a breve una sega circolare, così il primo lavoro per cui possiamo usarlo è fare la legna, e ci facilita tanto perché con questo ci mettiamo vicino alla catasta di legna con la sega circolare e andiamo molto più veloci rispetto a prima. E poi pian piano niente, ci faremo dei giri dei giri di prova qua in giro, però siamo molto contenti, insomma. Vuoi che ti porto al cinema col trattorino stasera, Nina? Bituma tutta la notte. Torniamo domani Poi mattina per Mungia. Quando è l'ultima volta che hai visto un film? Noi piuttosto di entrare in un cinema mi amputo una gamba. No. Veniamo alle cifre. Allora, per tutto questo popò di roba abbiamo speso 4.800 euro, che è un ottimo prezzo, considerando che comunque questi sono mezzi tutti meccanici, che quindi se ben tenuti possono durare una vita. Le donazioni su GoFundMe erano a 5.000 fino a un mese fa. 1.500 euro li avevamo già prelevati per la trincia, per pagarci la trincia che avete visto, e quindi ne erano avanzati 4.000, no, 3, io non so tanto contare. E quindi ne erano avanzati 3.500 che sono stati spesi per questo trattore, il resto l'abbiamo aggiunto noi, ma nell'ultimo mese sono già arrivati altri 1.000 euro su GoFundMe, quindi quei soldini lì andranno per prendere già qualche attrezzo, quindi come vi abbiamo detto prenderemo appena riusciamo a trovarla una sega circolare per portarci avanti con la legna. In realtà abbiamo un vicino che ha un aratro che è perfetto per questo trattorino, che ce lo lascia usare, e quindi abbiamo già anche l'aratro, diciamo così, a disposizione, che ci servirà quest'autunno per lavorare un pezzetto dove metteremo erba medica. E niente, quindi pian piano, a seconda dei lavori che ci saranno da fare e delle nostre disponibilità ovviamente, arriveranno gli attrezzi. L'obiettivo è quello di arrivare alla prossima fienagione, perché ormai quest'anno è andata, ma alla prossima fienagione con il più possibile degli attrezzi che servono per farla, insomma. Quindi abbiamo un trattorino, habemus trattorinum. Noi abbiamo un trattorino e anche voi avete un trattorino, perché ci avete aiutato a prenderlo, e quindi vi ringraziamo tantissimo. Per noi è veramente una grande rivoluzione, e adesso è tempo di prenderci un po' la mano, però sicuramente lo sfrutteremo tantissimo, perché qua torna utile per ogni cosa. Anche solo con questa pala possiamo caricarci il letame, trasportarlo in giro per l'orto, possiamo andare a prendere pietre, sabbia, tutto ciò che serve, e portarlo dove serve, quindi già questo ci agevola moltissimo. Insomma, pian piano facciamo passi avanti anche come attrezzature, e quindi questo ci porta pian piano ad evolverci anche lavorativamente parlando, insomma.
Beh, primo carico fatto, siamo andati a prendere una bella palata di sabbia, di terra sabbiosa un po' più giù verso il fiume, così che possiamo rincalzarci i porri. Questa è già un'ottima cosa che facciamo in tempo zero. Una volta a secchi o a carriole andavamo a prenderlo, adesso invece riempiremo dei secchi e utilizziamo per rincalzarci i porri, che sono bellissimi. Quindi cominciano le varie utilità del nostro nuovo mezzo. Siamo veramente contenti, penso che possiamo chiudere qui questo video, ma lo vedrete molto probabilmente spesso d'ora in poi questo mezzo, perché lo useremo a fare praticamente qualsiasi cosa. Avanti tutta. Arvezze. Arvezze.